Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente un nuovo video Decoden. Oggi decoreremo questa cornicetta graziosissima che è in plexiglass e praticamente sono due pezzi di plexiglass con il magnete dentro. È molto semplice ma molto carina, però la volevo decorare appunto per renderla un po' particolare con la cremina che abbiamo utilizzato negli scorsi video. L'orsacchiottone gigante naturalmente sta qui come mascotte, non lo useremo perché sarebbe troppo grosso per questa cornicetta, però ho selezionato un pochino di decorazioni che ho fatto io sempre con la resina, che le trovo carine, quindi volevo fare questo contrasto molto classico, panna bianca e decorazioni rosse. La crema è ancora morbida, ho controllato solo per vedere se la parte superiore si era seccata, invece no, è ottima questa soluzione. Nelle creazioni piccole sicuramente più pratica, vediamo adesso con quelle più grandi se sarà ugualmente buona. Sicuramente rispetto alle prime volte che l'ho usata adesso è un po' più dura, ma penso sia a causa del caldo, perché comunque ormai già fa parecchio caldo, quindi penso che secchi molto più velocemente, infatti risulta un pochino dura da far uscire. E mi è venuto in mente che potremmo fare un video dove creiamo diciamo la cremina noi e ci sono diversi modi per farla, quindi se questo video vi può interessare fatemelo sapere nei commenti che magari registro questo tutorial con diversi materiali che possiamo utilizzare per realizzare da noi le cremine per fare il decoden. Tanto tempo fa non esistevano queste soluzioni già pronte, quindi le facevo sempre io in casa e negli anni ho trovato una serie di ricettine pratiche, secondo me anche migliori di questa, perché di solito sono un po' più fluide, invece questa è parecchio duretta, che è un bene perché mantiene benissimo la forma, però ripeto, per le creazioni un po' più piccoline è meglio perché si ha un po' più controllo. Per queste grandi è un po' più difficile, però per iniziare secondo me è molto carina anche questa e effettivamente il tubetto dura anche un bel po'. Sto facendo tutto il bordo della cornicetta, così semplice, poi andremo a applicare le nostre decorazioni. Io adoro farle da me, però si comprano, si trovano anche diciamo già pronte, solo da applicare. Però mi piace fare gli stampi e farmi da me le creazioni da applicare, così scelgo i colori, è tutto un po' personalizzato, ecco. Quindi mi piace di più farmele da sola. E adesso, una volta messa tutta la cremina, predispongo il lato che voglio che stia sopra e quello che stia sotto, metto il cuoricino, questo qua, bellissimo, con il cuoricino interno, c'è un po' a ciambellina. Queste qua sono quelle creazioni in resina che sembrano caramelline effetto zuccherate, molto belle secondo me. E poi ho scelto anche questi orsacchiotti classici, i classici orsacchiotti gommosi, rosso trasparente, lisci, molto carini. Poi ho preso queste perline, sono in realtà delle perline normalissime per braccialetto, però mettendo il lato dei buchi nascosto dentro la panna, sono come quelle del decoden, quindi possiamo optare anche per questo tipo di soluzione se avete delle perline in più che magari non usate. E poi questi micro orsacchiotti che sono bianchi, dici bianco su bianco, è un po' così, però in realtà sono semi-trasparenti, hanno delle pagliuzze iridescenti dentro, quindi secondo me facevano un bel gioco di luce e ho scelto di metterli. Poi questi micro strass, sempre molto luminosi, sono piccoli piccoli, infatti ce li ho da tantissimi anni, non sapevo cosa farci, oggi mi sono ricordato, ho detto ma quasi quasi li utilizzo per questo scopo, che comunque danno quei piccoli punti luce e fanno comunque da decorazione ulteriore, un pochino come se fossero degli zuccherini, però così luccicosi, quindi secondo me ci stanno e completiamo la nostra cornicetta. Non so voi, ma io adoro la tecnica del decoden perché è rilassantissima, cioè proprio mi piace tanto decorare gli oggetti, anche più semplici si possono rendere veramente particolari
e quindi mi piace veramente tanto. Fatemi sapere nei commenti se volete che facciamo qualche altro oggetto. Ho comprato qualche altra cornicetta, anche diversa da questa qui, che voglio mettere in shop, quindi se vi va la decoriamo assieme. Ed ecco qui la nostra cornicetta completa di tutto. La volta passata avevamo fatto le mollettine, quindi se vi interessa vi lascio qui il video nelle schede per recuperarlo se non l'avete visto. Adesso metto bene gli strass dentro la cremina premendoli con un cotton fioc, che così siamo sicuri che non si staccheranno successivamente, anche se devo dire questa cremina è molto solida, cioè si attacca bene, non si stacca, le decorazioni non si staccano, è veramente buona e comunque per quello che costa la super promuovo, è veramente pratica. Per le mollettine è fantastica perché per le cose piccole è veramente pratica. Però devo dire che non è venuta per niente male. Che ne dite? Vi piace? Guardate che bella, io me la mangerei. È veramente carina. E dentro ci possiamo mettere una nostra bella foto e secondo me è molto più carina, molto più particolare rispetto a prima. Quindi fatemi sapere nei commenti, insomma, se vi è piaciuto questo video, uno speed tutorial, così, dove creiamo assieme con il Decoden e creiamo tantissimi oggetti. In realtà si può personalizzare veramente qualsiasi cosa. Avrei anche un portapenne che mi piacerebbe personalizzare, ma possiamo fare veramente di tutto e di più. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete altri video di questo tipo. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video. Al solito vi ringrazio sempre per chi deciderà di lasciare un like e commentare. Chi vuole iscriversi al canale vi ricordo di attivare la campanella, così resterete sempre aggiornati su tutti i miei nuovi video e tutorial. Mi raccomando, andate anche nella sezione community, che faccio sempre sondaggini, infatti questo l'avete scelto voi, e vi chiedo insomma che tipo di video vorreste vedere. Ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!